In inverno, nelle cascine del Piemonte, si celebrava un rito dal forte valore simbolico e culturale, l'uccisione del maiale, in piemontese Chadlel Krim, una festa che coinvolgeva tutta la comunità. Nella tradizione culinaria italiana, il maiale trova una posizione di rilievo sin dai tempi antichi. Mi chiamano il Massacrim proprio perché ho incominciato la mia lavorazione sui salami andando nelle cascine a macellare il maiale, che in dialetto piemontese si dice il Massacrim. Ogni contadino aveva il suo sistema di allevare, di dargli da mangiare e anche poi il sistema di asciugare poi i salami. Quindi per me è stata un'ottima esperienza. Una volta era proprio un rito macellare il maiale, difatti tutti i vicini, io ricordo che venivano tutti i vicini a vedere o chiedevano se potevano dare una mano, specialmente durante la macellazione. Era proprio una festa. Si consumavano già subito la salsiccia fresca, il fegato e le carni, anche si facevano già una bella frittura di maiale. Porto avanti le tradizioni che mi ha passato mio padre, Gino, che ha sempre fatto il massacrin nelle famiglie nella Langa o nel Roero. Adesso le cose sono un po' cambiate e abbiamo allevamenti da 1000, 2000, 5000 maiali. Grazie ai frigoriferi si possono stoccare le carni. Portiamo i salami a stagionature anche di 2, 3, 6 mesi, fino ad arrivare anche ai 3-4 anni del prosciutto crudo. Abbiamo voluto legare la modernità del laboratorio, delle nuove tecnologie che ci sono adesso sul mercato, alla vera tradizione contadina e norcina della nostra zona. I macchinari che acquisto devono sì aiutarci come salumieri a fare un prodotto migliore, ma non devono assolutamente cambiare il prodotto finale. Ricordo che allora il massacrin macellava e poi, facendosi aiutare dal contadino, pulivano addirittura tutte le budella, usavano proprio le budella di quel maiale appena macellato, cosa che adesso è cambiata, non è più consentita perché adesso si devono usare tutte budella sotto sale, quindi sono sterilizzate automaticamente stando sotto sale. Una volta avevamo questi prodotti di salumeria solo d'inverno, quando a febbraio si poteva macellare maiale nelle cascine. Adesso invece, grazie alle nuove tecnologie, riusciamo a servirli in modo ottimale e a dargli salsicce, salumi di qualsiasi stagionatura in qualsiasi stagione. La conservazione della carne era una notevole criticità nel passato. La salagione, la speziatura, l'affumicatura e la stagionatura del prodotto erano le uniche modalità possibili. Prosciutti, salami, pancette e altre prelibatezze sono così diventate gustose modalità attraverso le quali conservare un prodotto. Con l'allevamento all'aperto si possono anche riscoprire, rivalutare i nostri terreni boschivi. Il maiale, non avendo le ghiandole sudorifere, deve sempre tenersi umido, quindi a volte anche nello sporco, specialmente il fango, ma molto intelligente, sono molto affettuosi e loro, se uno si avvicina, ti leccano i pantaloni, ci distinguono dall'odore. Nel Roero è stato selezionato un tipo di suino che riunisce le caratteristiche di quello ormai perduto, la razza nera Cavour. La razza Cavour e la razza Garlasco, diciamo che erano le due razze presenti in Piemonte fino all'immediato dopoguerra. Erano chiaramente due razze rustiche, due razze che vivevano all'aperto ed erano due razze che ai tempi si meticciavano, diciamo, tra di loro.
L'origine dei suini neri è sempre e comunque un'origine iberico-spagnola. Il lavoro che stiamo facendo noi qua è stato sostanzialmente un lavoro di ripresa dei caratteri di questo antico suino piemontese già chiamato Cavour, e sostanzialmente oggi abbiamo circa 700-800 capi allevati. Un aspetto molto importante di questi animali è la loro rusticità, per cui la possibilità di vivere all'aperto. Stiamo facendo anche un disciplinare apposito per dire quanti capi a ettaro potranno essere allevati. Parliamo chiaramente anche di benessere animale, quindi no taglio coda, no taglio denti, l'alimentazione che non è costituita da mangimi classici ma soltanto da, diciamo così, materie prime, orzo, mais, fave e crusca. La qualità riconosciuta diciamo degli insaccati piemontesi sia sui crudi che sui cotti che sui prosciutti, che da sempre esiste, non può far altro che essere, come dire, rafforzata da questa nostra iniziativa.